Ciao, sono Caruso, il fondatore di Ipnosi Naturale. Questo video ha a che fare con lo smettere di fumare o lo smettere di fumare hashish o lo smettere di fumare la sigaretta elettronica, lo smettere di fumare in generale. Sono stato contattato stranamente nell'ultima settimana da due persone che mi hanno detto esattamente la stessa cosa. Hanno sentito fare il mio nome sul web e hanno chiesto entrambe di fare una sessione per smettere di fumare perché non sanno più che cosa fare. Le hanno provate di tutti i colori, hanno provato il cerottino, hanno provato l'orecchino, hanno provato l'agopuntura, hanno provato 1, 2, 7 mesi, un anno di psicoterapia, niente. E allora tutto ad un tratto, una ipnosi soltanto e possono smettere di fumare. E la mia risposta, chiaramente, sempre molto gentile, però è no, avete scelto la persona sbagliata. Perché? Oggi ve lo spiego. Non è che con l'ipnosi non si può fare un'ipnosi e con una sessione una persona smette di fumare. Non è che non è possibile. È possibile, è stato dimostrato che è possibile, ma la quantità di persone che riescono a prendere queste suggestioni e renderle attive, ad operarle, è molto molto piccola. Fra l'altro mi sono accorto in tanti anni che più le persone che fumano hanno provato tante volte a smettere di fumare, più quando vanno da un ipnotista quella è l'ennesima cosa che vanno a fare. E allora un mio collega mi ha detto: Caruso, ma tu sei sicuro di dire di no a queste persone? Perché comunque anche quando fai un'ipnosi loro ti pagano, ma che te ne frega a te? Tu glielo dici, se va bene, se non va bene ci abbiamo provato. No, perché io mi occupo di crescita personale e di sviluppo. Io voglio che le persone abbiano dei risultati, e perché le persone ottengano dei risultati ci va un briciolino di tempo. Tante volte la sigarettina, la sigaretta elettronica, il ciuccettino, no? E la cannettina che mi raccontate che vi fate, in realtà non è soltanto un vizio, va a sopperire tante mancanze che avete nella vostra vita e poi diventa un qualcosa che si incastra nella vostra identità. E quando lavoriamo con l'identità di un individuo sapete che gli strattoni sono veramente molto pericolosi. Allora è inutile dire tutte le volte perché te lo dico io, smetti di fumare perché te lo dico io. Può funzionare, sì, però io non me la sento di promettervi qualcosa, anche perché il cambiamento è già dentro di voi. È molto meglio fare un pezzettino per volta, anche un mini percorso, però cominciare ad essere indipendenti, ad avere degli strumenti di controllo e operare controllo su queste nostre dipendenze da tabacco, da hashish, da marijuana, da sigaretta elettronica. E sigaretta elettronica, io ve lo dico, cioè sta creando dei danni, perché psicologicamente se io te la tolgo tu sei lì in crisi, dove l'ho messa, c'è qualche cosa che ti manca, ma quella roba lì non è tua, quella roba non appartiene alla tua vita. Piano piano, a forza di ripetere, hai creato familiarità con questo oggetto. Il percorso non è semplicemente andare super in trance e dire all'inconscio adesso smetti di fumare, perché spesso e volentieri questo strattone crea delle problematiche. Perché ve lo dico? Perché io ci ho provato per tanti anni, qualche volta è riuscito, qualche volta no. Il problema è che quando non riesce un'ipnosi e tu hai detto a una persona bene, facciamo un'ipnosi e vediamo come va, poi questa persona non torna perché ha già dentro la testa il fatto che c'è una ipnosi sola, io spendo un'ora del tuo tempo e basta, poi basta, ho finito, ho risolto. Purtroppo non è così, perché all'interno di una dipendenza scopriamo tante altre cose e queste cose devono essere messe a posto. Basta, per piacere, credere a quelli che hanno la tecnica super yes che ti risolvano tutto, no? Come diceva il mago Ronzo, con la sola imposizione delle mani ti ungo tutta la camicia. Ecco, non è così.
ragazzi, se trovate qualcuno che con una sessione vi risolve il problema, io sono il primo a dire andateci. Però se poi questo problema si ripresenta dopo 3 o 6 mesi, vuol dire che non l'avete strutturato bene. Perché vi parlo in questi termini? Perché io molti anni fa ero un fumatore, fumavo anch'io. E ho visto la differenza fra me, che ho strutturato un percorso di un certo tipo, e tante delle persone che conosco che hanno smesso di fumare per 3 mesi, per 6 mesi, qualcuna per 1 anno, e poi hanno ricominciato anche a fumare di più. Io invece avevo strutturato un percorso in modo da ottenere dei risultati che fossero tangibili, ma soprattutto ottenere controllo su quello che volevo fare. E ci sono riuscito, perché sono tantissimi anni che non metto in bocca una sigaretta, che anche che se mi fumano vicino non mi viene assolutamente voglia. Se una persona me la offre, dentro di me io non mi chiedo: ma perché me la stanno offrendo? Io non mi riconosco nemmeno più nell'identità del fumatore, mi sembra di non esserlo mai stato. Ma perché vi dico questa cosa? Ve lo ripeto, ho strutturato molto bene il mio percorso e sono stato capace di portarlo con il paraocchi avanti nel tempo. Perché pensare di delegare il vostro cambiamento a qualcuno che vi fa l'ipnosi magica, e poi dopo, quando la persona che vi fa l'ipnosi magica non c'è, cosa succede? Che ricascate di nuovo nella trappola che vi siete creati con la vostra dipendenza. Non è facile questo giochino, e lo so, molte persone ci hanno fatto i miliardi, i veri miliardi, perché hanno preso in giro tanti. Però allora il mio compito qual è? Io mi occupo di ipnosi da tanti anni, ma voglio portare l'ipnosi come uno strumento che sia davvero naturale e che piano piano imparate ad utilizzare. Vi do tutti gli strumenti, ve li spiego, facciamo funzionare insieme, vi do qualche compitino a casa, cominciate piano piano a lavorarci e progressivamente vedete dei risultati. Sono tante le persone che mi hanno chiesto di smettere di fumare. Solo coloro che hanno accettato davvero di lavorare con certi paradigmi sono riusciti ad eliminare sigarette, hashish, marijuana, la sigarettina elettronica, tutto. Ok? Solo coloro che hanno scelto davvero di lavorare. Tutti gli altri poi sono andati dal guru di turno, poi sono andati in India, poi si sono fatti il cosino rosso qui, poi dopo hanno cominciato a bazzicare altre compagnie. 6, 8 mesi dopo, 9 mesi dopo, l'amico che gli chiede: ma te la bevi una birra, vuoi una sigaretta? Sì, ciao. È ripartito tutto quanto, il gioco come prima. Spero che troviate, non è detto che veniate da me, ok? Non ho questa pretesa, però anche perché ora, cioè, pensandoci, sono tante le persone che fumano in Italia e nel mondo, stranamente, ok? E non crediate a tutte quelle fandonie che guarda, il fumare fa male, non dovresti fumare, perché più ve lo dicono, più incalzano il fatto che voi resistete, quindi stanno lavorando sulla vostra resistenza al cambiamento. Quando vedete quelle immagini del polmone con il cancro sui pacchetti di sigarette, quando vedete quelle immagini della persona che gli hanno fatto un'operazione alla bocca e gli hanno dovuto togliere una parte della bocca perché c'aveva un cancro, voi continuate a fumarvi la vostra sigarettina. E questi pezzi di M lo fanno apposta a farvi resistere, perché cascate di nuovo nella trappola. Questi sono tutti trucchi che noi conosciamo molto bene, e allora in un percorso piano piano la persona comincia a diventare consapevole di quello che sta attraversando e sgancia piano piano, al suo tempo, con il suo passo, tutte quelle associazioni che lo legano ancora al concetto del fumare. È più chiaro adesso? Beh, spero di sì. Io vi ricordo che mi chiamo Caruso Colzi, trovate tutte le informazioni per lavorare con me su www.carusocolzi.com. A me non resta altro che augurarvi buona serata. Ricordatevi, smettete di fumare.